Buongiorno amici del canale. Emma, arrivi? Sì, arrivo. Allora, Emma sta arrivando, ma io parto per farvi vedere questo mobile, che purtroppo non è più tutto intero. Qua ci sono delle belle cerniere, come potete vedere, e una volta aveva due ante. Era bellino, anche se la radica in alcuni punti è sollevata, scrostata, comunque era molto particolare come mobile e capiente, guardate quanti cassetti. Detto questo, noi ora lo utilizzeremo come perfetto esempio per restyling e lo faremo in tema industrial. Le forme austere e squadrate ci aiutano, i cassetti con questa bella maniglia sono adorabili e farò un effetto un po' slavato, un po' anticato con i nuovi colori usando anche il corteccia. Quindi guardate bene perché è una tecnica facile da riprodurre, che vi salva un sacco di mobili che possono essere veramente brutti. Sapete anche quei mobili da balcone, di ferro, quei mobili che sono un po' squadrati e dici ma che tecnica faccio? Ecco, reinterpretata anche con altri colori può essere bellissima. Quindi partiamo! Partiamo? Partiamo. Parto svitando queste vecchie cerniere, visto che purtroppo le porte non esistono più, e poi stucco questo buco. Lo faccio perché comunque, anche se si può notare in qualche modo che mancano dei pezzi, non voglio che poi alla fine, dopo il restyling, sia così tanto evidente. Quindi cerco di fare del mio meglio per camuffare questa mancanza. Fate molta attenzione quindi a non creare dei danni togliendo le vecchie cerniere, perché più danni facciamo e più buchi bisogna tappare, ma togliamo e poi utilizzerò lo stucco bicomponente per andare a sigillare bene 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 questo buco un po' profondo. Quando bisogna sigillare dei buchi un po' più profondi del solito non si può usare la Material Cream perché comunque è una pasta che tende a rilasciare. Usiamo quindi un prodotto tipo questo che si chiama Riparalegno, che è un bicomponente e che è miscelato tra i due componenti diventa molto molto rigido in poco tempo. Praticamente se lo apri tu all'interno ti trovi una cosa tipo questa e devi fare per attenzione perché a me anni fa, quando ho iniziato a usare questi prodotti, non era stato spiegato bene 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 come fare e infatti io aspettavo che catalizzasse, aspettavo e potevo aspettare quanto volevo. Se non misceli bene i due componenti che trovi solo aprendo così, vedete dentro c'è un colore più chiaro e un colore più scuro, se non li misceli bene al 100% non catalizza. Quindi nel momento in cui tu stacchi un pezzo, vedi i due componenti, uno chiaro e uno scuro, si miscelano, tu vedrai che inizia ad innescarsi il procedimento, perché? Perché si scalda, quindi inizia ad emanare un calore delicato, ovviamente non brucia, però diventa tutto di un colore unico, non è più amarezzato come è in questo momento e inizia a scaldarsi. Nel momento in cui si scalda vuol dire che ha iniziato la sua catalisi. In quel momento devi sbrigarti perché secondo me in ambiente caldo come sono qua adesso io, nel giro di 15-20 minuti inizia già a diventare rigida. È un buon prodotto, tenetelo sempre portato in mano, ma se avanzate come me in questo momento, che questa piccola parte qua è avanzata, dovete buttar via l'incarto vecchio e mettere della pellicola e richiuderlo benissimo nel suo contenitore, perché se purtroppo prende aria diventa rigido. Ora io devo assicurarmi al 100% di averlo fatto catalizzare, ma guardate Emma che ne ha già un pezzettino fatto prima con un avanzino e inizia a sua volta a tappare il buco. Bisogna schiacciare bene, andare in profondità e cercare di togliere via tutto il dislivello. Piuttosto potete metterne un po' di più quando iniziate a sigillare il buco e per poi pian pianino andare magari a livellare e togliere. Anche qua e anche di qua. Ovviamente nel momento in cui sarà bello rigido si può tranquillamente poi carteggiare, renderlo bello liscio
perfetto per la superficie intorno. In questo momento io mi occupo di essere sicura che al 100% non abbia più nessun tipo di buchini, però poi so già che se mi tengo leggermente più abbondante posso anche carteggiare e livellare. Uno dei primi trucchi che ho imparato nei miei anni di restyling è che il cassetto ti frega sempre alla fine, quando tu hai tutto colorato, quando è tutto perfetto. Quindi iniziamo a ragionare che prima si lavora su ciò che solitamente si è abituati a fare alla fine, sul cassetto, sul fatto che scivoli, sul fatto che non sia gonfio. Quindi ora io, a prescindere, visto che non scorrono così tanto bene, levigo delicatamente i laterali e Emma passa subito un pezzo di candela su queste guide, perché la candela, la paraffina, porta a far scivolare molto meglio i cassetti. Quindi mettetevela via, se volete fare un lavoro bello e preciso, andate subito a levigare delicatamente questi lati. Io ho messo una carta vetro, 80? 80. E carteggio. Proviamo a vedere se scorre bene. Sì. Se proprio non dovesse scorrere, potete passare la candela anche un po' sui lati del cassetto. Però, come vedete, è perfetto. Ricordate che mobili come questo non andranno mai alla fine, sono mobili in legno massello pieno, mobili da salvare, quindi prediligete pezzi come questo che trovate nei mercatini piuttosto che comprarli nuovi, perché sono di cartone pressato. Noi andiamo avanti, io continuo a carteggiare il cassetto che ne ha bisogno e tu mi passi la cera. Il bicomponente è abbastanza rigido, nel senso che toccando non si modifica più, non si modella più. Diciamo che il massimo sarebbe farlo asciugare almeno un'ora. Io non ho tempo, quindi ho già provato qui, è venuto via perfettamente, nel senso che ho carteggiato, livellato, il buco è perfettamente piallato e quindi continuo anche da questa parte. Se volete però essere veramente sicuri che funzioni perfettamente anche in stagioni più umide, mi raccomando almeno un'oretta. Vai Emma. Ci siamo messe qui, belle sedute tranquille al tavolino, per preparare una mistura. Allora, da sempre, chi di voi conosce bene Magic Paint dice ma no, noi Parisien non è nero, ma non è nero. Quante volte vediamo sti post, ci scrivono, ci stressano. Allora, l'unico nero che io creo è questo. Un po' perché credo fortemente che i colori debbano dare anche ispirazione per diversi tipi di restyling. E lui è perfetto sia per restyling più vintage, più moderni. Basta capire un concetto. Più metti acqua nel colore, più lo alleggerisci e meno è profondo. E inoltre, per vedere un bel colore nella sua interezza, dovete proteggerlo. Quindi, se voi volete un bel nero, mi prendete il Nuit Parisien, me lo stendete puro e lo proteggete. Una volta che è protetto, vedrete che è nero. Certo, non è un nero freddo da fabbrica, però è un bel nero. Ora noi non vogliamo un nero particolarmente, diciamo, puro, anzi, lo vogliamo con delle sfumature un po' tutte sue. Quindi io metto in questa vaschettina una bella percentuale di Nuit Parisien, che è un nero che se lo vedi così ha quasi una tendenza marrone e verde, ma vi assicuro che è un nero. Questo perché? Perché quando non è ancora protetto ha ancora la parte gessosa che fa esaltare moltissimo tutti i pigmenti che lo vanno a creare e quindi vi sembrerà più verdastro, più marrone. Ma siccome io lo voglio far diventare proprio strano, particolare, aggiungo del vintage, che è un marrone che io adoro, molto tabaccoso e anche cioccolatoso, e va ad esaltare le diciamo variabili del Nuit Parisien che tendono verso la parte più chiara,
quindi verso i suoi pigmenti marroni. Non si noterà come se fosse un marrone, certo, ci mancherebbe, guardate, però cambia tantissimo la percezione che si ha di questo colore. Siccome noi su questo mobile non possiamo assolutamente andare con colore o diluito o altro, andremo con colore puro. Io utilizzerò questo rullo molto peloso, in realtà è un mio prototipo, perché è al peletto leggermente più lungo del mio rullo in microfibra, quindi sto analizzando diversi tipi di rullo, uno che è già in produzione, già in commercio, ed è il rullo in microfibra classico, poi ci sarà col pelo un po' più lungo e poi ancora più lungo che è lui, e mi aiuterà anche a stendere la vernice in modo materico. Io l'ho già usato parecchie volte, sono sicura del risultato, ma vi faccio vedere come fare una base materica utilizzando un rullo che è fantastico. Mettiamo anche un po' di polvere Magic Star, giusto perché vogliamo proprio aumentare, vero, la sua matericità. E poi tu che pennello hai scelto? Il punta. Ok. Se mi serve prendo anche il chilo. Ok, quindi andrà a picchiettare nei punti in cui ovviamente non posso andare con il rullo, perché sapete che un limite del rullo è che ci sono le finiture, i bordi, i laterali da fare. Se invece poi ci sono dei punti dove non basta il pennello a punta perché c'è più da fare, io non voglio ripassare con il rullo, è meglio utilizzare un pennello grosso come il King, che vi lascia una bella picchiettata materica. Una cosa che dovete avere bene in testa quando fate un mobile tipo il mio di oggi è: se ho radica non metto acqua dentro le pitture, perché noi non dobbiamo andare a inumidire con dell'acqua la superficie del mobile, perché poi la radica sotto si scolla e avremo un bellissimo mobile colorato ma tutto scollato e non è quello che vogliamo. Ora io miscelo bene tutto e poi partiamo con il colore. Emma col suo pennello inizia a farmi tutta la parte in cui col rullo non farei un buon lavoro, io invece col mio rullo super peloso e materico vi faccio vedere come stendere la pittura. Quindi io uso il mio rullo con il peletto bello lungo per farvi vedere come si crea una superficie materica con il rullo. Ora, io faccio questo passaggio che poi andrò a lisciare con una spatola, ma guardate che superficie spettacolare e materica che abbiamo. Qua lavoreremo oggi su differenti livelli di asciugatura per avere una bella coprenza, una bellissima matericità, ma non deve notarsi l'effetto bucciato tipico del rullo, anzi. Quindi tra pochi istanti, quando inizierà a asciugare, vi faccio vedere il prossimo passaggio. Continuiamo con la tecnica quindi. Rullo bello pieno di colore, fratac e phon. Emma pensa al phon. Sì. Io stendo una rullata, dopodiché Emma asciuga e quando l'asciugatura sarà al punto giusto, vi farò vedere quando, andiamo di frattazzo. Vai. Fai pure di qua. Non vi preoccupate se in alcuni punti notate che diventa più chiaro, è il classico effetto che fa la polvere Magic Star. Potete tranquillamente anche ripassare dall'alto e vedrete che si creano delle striature molto belle. La cosa più bella che si vede, io per me che sono contro luce, è vedere che in alcuni punti è più bucciato e in altri punti invece è come se fosse un muro antico scrostato. Questo effetto lo ottieni solo con il frattazzo.
di iniziare con la decorazione vera e propria, quindi le slavature, passo una mano di protettivo. I più attenti di voi diranno, certo che passa il protettivo, perché altrimenti la radica sottostante si gonfierebbe. Passo il protettivo con lo stesso rullo di prima, col pelo bello lungo. In questo caso vado a proteggere senza far fatica. Partiamo da qua. Vedete, il peletto ci aiuta ad andare in profondità senza far fatica. Chiaro che poi noi useremo il pennello per andare a fare i punti in cui il rullo non arriva bene. Però intanto con il rullo facciamo grandi superfici, molto più in fretta. Mi raccomando però, questo passaggio fatelo solo se avete, come me, problematiche di assorbenza del mobile. Io adesso per esempio ho la radica e sono obbligata a fare questo passaggio, altrimenti la radica assorbirebbe tutta la mia decorazione futura e si alzerebbe ancora di più. Invece in questo modo la radica non si alza e noi possiamo decorare e allagare quanto vogliamo. Iniziamo con la decorazione. Parto col dire che userò 2 marroni molto belli, uno si chiama caramello salato e uno corteccia, sono 2 nuovi colori Magic Paint. Li utilizziamo per anticare, sporcare, anticare questo mobile con un metodo un po' particolare. Io non voglio usare il colore già diluito perché, avendo messo sulla base una protezione, scivolerebbe troppo. Quindi voglio decidere io quanto diluire. 1. 2, perché quando metti il colore puro, in alcuni punti si ferma di più, crea di più quasi una macchia, ed è quello che mi piace. Usate o un pennello a punta, o un pennello piccolo, quello che volete voi, l'importante è che andate dove volete. Vi servirà anche un vaporizzatore, e io uso questo perché è bello grande e c'è tanta acqua, che il colore è puro, e una piccola spugna, o la spugna Molly o una spugna comunque di questo genere, anche una vecchia spugna che usavate per la doccia una volta. Partiamo, prendiamo un po' di colore, io parto col corteccia che è più scuro e vado ad inserirlo nei punti in cui mi serve, punti abbastanza meccanici per partire. Dopodiché col vaporizzatore che ho già caricato inizio a spruzzare. Vedete che ovviamente il colore diluito cola. È una gestualità molto molto morbida, non c'è bisogno di prepararsi prima, semplicemente lavorerete su colature e sfumature che il mobile vi regalerà, il colore vi regalerà sul mobile. Pian pianino si va avanti miscelando colori chiari e magari colori anche più scuri, ovviamente calibrando bene il tutto. Il metodo per capire se quello che stiamo facendo va bene e per capire quando ci si deve fermare è a un certo punto prendere il phon e andare a fermare la goccia che scivola e la sfumatura che si crea sulla superficie con un phon termico. Se non ce l'avete, un phon abbastanza caldo ma che non dia troppa aria. Uno dei trucchi, anche quando si usa il phon, è non fare mai l'effetto acquerello. Col phon non dovete inseguire le gocce e fare andare dove volete. Qua la colatura deve essere naturale, dall'alto verso il basso. Quindi il phon deve seccare la goccia e bloccarla, così. Tu ti devi avvicinare, piano piano, prima parte da lontano. Il mio phon arriva a una temperatura molto elevata e guardate la magia. Nel momento in cui il colore si secca sulla superficie, si blocca e crea questo. Questo è il vero motivo per cui stiamo facendo questa tecnica. Riuscire a macchiare la superficie, a bloccare il colore man mano che lui cade.
e si ferma. Tipo qua, vedete che ci sono delle gocce, ma c'è anche un punto in cui il colore è bloccato ed è più forte. Ricordate però che la pistola termica, se viene messa troppo vicino, vi svernicia il mobile. Quindi attenzione. Non deve mai rimanere la pennellata, deve sempre essere molto sfumato, quindi se in alcuni punti si vede il passaggio del pennello dovete essere così bravi da accorgervene per tempo e toglierlo. Non si deve vedere la picchiettatura. Dove si accumula tanta acqua, prendete un pezzo di carta, lo stendete delicatamente e lo alzate, in modo che si alleggerisca, lasciando comunque una macchiatura. Dove invece volete alleggerire il colore, vi tenete vicino anche la spugna e andate a fare questo effetto. Questo in alcuni punti vi aiuterà a far scendere le gocce, miscelando il colore, in altri vi alleggerisce. Per avere un effetto ancora più mitigato, si blocca la goccia anche in questo modo, delicatamente. Vedete voi se puoi tenerlo piatto o così, però questo vi aiuta, prima di passare il phon, a bloccare alcune gocce. Queste per esempio mi piacciono molto e non le voglio assolutamente cambiare, e le voglio seccare con il phon, mentre qui ce n'era troppo e ho voluto alleggerire. Anche qua in alcuni punti alleggerisco e ora, prima di andare avanti, asciugo per vedere cosa succede. Bisogna andare avanti per piccoli step, perché se non vedete il passaggio prima non potete intuire quello che succede dopo. Lascio asciugare un attimo perché per fare il secondo livello devo aspettare per sovrapporre più colori e inizio dal lato che sicuramente con la matericità che ha verrà benissimo.
mi piace un casino. Guardate adesso questa parte qua dove c'è la colatura che si stava seccando, in alcuni punti c'è la schiuma che si è seccata, che crea questo bianco. Se riesci, Franco, fai vedere sopra, perché è ancora più bello. E ci sono ancora più schiumettine che danno sfumature, come qua, su questa maniglia dove non capisci bene se è veramente ruggine o se è altro. Insomma, non sembra più legno. Ora, ovviamente si protegge, una mano di protezione ce l'ha già sotto e noi, guardate, passando la cera, andiamo ad enfatizzare ancora di più il tutto, perché ovviamente la cera tonifica, vivifica e rende il tutto più pieno, più idratato. Però questo mobile si merita un bel arredamento, no? Una bella coccola, e quindi facciamo vedere come sta con una parete pensata per lui arredato. Anche questo restyling È finito. ma l'avremmo mai proposto, scusa ti parlo tra gli alberelli, l'avremmo mai proposto qualche anno fa un restyling così la settimana di Natale? No, eravamo molto più classiche. Però un po' classiche, però rimaniamo a posto d'alberello. Però il fatto che siano arrivati questi nuovi colori a dare una sferzata proprio di energia ci ha fatto evolvere. Proponiamo sempre più cose anche fuori dagli schemi, diciamo, classici. Un mobile di questo tipo, che era completamente sbagliato perché non aveva più le antine, aveva delle problematiche, è diventato industriale ed è un pezzo perfetto per una casa estremamente moderna. La texture è molto bella, è molto piacevole, quindi anche se è pulibile, spolverabile, è anche materico e mi piace tantissimo. Le colature sono venute molto bene e il fatto di utilizzare due colori per fare queste colature, queste anticature è stato azzeccato, vero? Sì, mi piace molto. In realtà anche sulla parte superiore, con dei dettagli che adesso Franco vi farà, vedrete dove abbiamo seccato con il phon la schiuma che usciva fuori dal lavaggio che doveva anticare con ruggine, ed è veramente fico. Quindi ci vedremo con un altro tutorial quando Natale è già passato, perché sarà poi il 26, quindi giovedì, ma godetevi questo restyling e mi raccomando, se nelle feste avete un po' di tempo approfittatene e fate restyling perché è sempre bellissimo. Ricordiamo dove trovare tutti i prodotti che abbiamo usato? Sì. Allora, i prodotti li trovate o dai rivenditori Magic Paint sul sito www.magicpaint.it oppure sull'unico sito italiano che vende Magic Paint, che è www.elisirom.com. non la trovate Su Amazon. mai. Buon Natale! Ciao!